La guerra del Vietnam ha segnato un'intera generazione. Migliaia di ragazzi americani partirono dall'altra parte del mondo per combattere una guerra che avrebbe lasciato cicatrici profonde nella società, nella politica e soprattutto in chi riuscì a tornare a casa. Per anni il cinema ha provato a raccontare quell'esperienza, la giungla, gli scontri, la paura, il caos di una guerra diventata sempre più difficile da comprendere. Poi arriva Stanley Kubrick e, per raccontare il Vietnam, decide di partire da molto prima, da un gruppo di ragazzi appena arrivati a Parris Island, ancora con i capelli, i loro nomi e una propria identità. Ragazzi che nel giro di poche settimane devono imparare a diventare Marines. Full Metal Jacket ci mostra qualcosa di ancora più inquietante della guerra, come si costruisce un soldato capace di uccidere, e quando finalmente arriviamo in Vietnam, quello che vediamo sul campo di battaglia è il risultato di un processo iniziato molto prima nella testa di chi viene addestrato a uccidere, e forse è proprio per questo che Full Metal Jacket sembra spezzarsi a metà. La prima parte costruisce l'arma, la seconda preme il grilletto. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Oggi entriamo nel cuore di quest'opera per capire cosa lega davvero queste due metà, perché il sacrificio di Palla di Lardo è l'unica chiave per leggere la storia di Joker e che cosa voleva dirci davvero Kubrick attraverso il film di guerra più gelido di sempre. Come sempre, naturalmente, se vi piacciono le mie analisi settimanali, vi chiedo di sostenere tutto il mio lavoro iscrivendovi al canale e lasciando un like a questo video. Sigla! Capitolo 1. Come si costruisce un killer. Il processo che porterà questi ragazzi a diventare Marines comincia ancora prima che venga pronunciata una sola parola. Full Metal Jacket si apre infatti con una lunga sequenza in cui vediamo le reclute appena arrivate a Parris Island sedersi una dopo l'altra davanti al barbiere e farsi rasare completamente i capelli. Kubrick dedica all'intero momento quasi 2 minuti e sceglie di mostrarci praticamente lo stesso gesto più e più volte. La macchina da presa rimane davanti ai ragazzi mentre la macchinetta passa sulla loro testa e uno dopo l'altro i capelli cadono sulle spalle e finiscono a terra. All'inizio ognuno di loro ha ancora un aspetto diverso, cambiano le pettinature, cambiano i volti e soprattutto cambiano le reazioni. Qualcuno sorride, qualcuno sembra teso, qualcuno guarda semplicemente davanti a sé. Nel giro di pochi secondi però la prima cosa che permetteva di distinguerli viene cancellata. Ed è significativo che Kubrick scelga proprio questa scena per aprire il film, perché la rasatura dei capelli è una pratica reale e perfettamente ordinaria nell'ingresso alla vita militare, ma attraverso la sua regia assume anche un altro significato. Stiamo assistendo al primo momento in cui l'identità personale di questi ragazzi comincia a lasciare spazio a quella del gruppo. La scelta della canzone che accompagna la sequenza rende ancora tutto più interessante. Mentre vediamo i capelli cadere, ascoltiamo Hello Vietnam, una canzone country interpretata da Johnny Wright e pubblicata nel 1965, proprio negli anni in cui l'intervento americano in Vietnam stava entrando nella sua fase più intensa. Il brano parla della partenza per la guerra con un tono patriottico e fiducioso, creando un contrasto che Kubrick farà diventare sempre più evidente andando avanti nel film. Questi ragazzi stanno entrando in un sistema che promette di prepararli a combattere per il proprio paese, mentre noi sappiamo già verso quale guerra li sta conducendo. Per questo la sequenza iniziale funziona quasi come una soglia. Prima di attraversarla ci sono ragazzi arrivati da luoghi diversi, con vite diverse e un aspetto che appartiene ancora al mondo esterno. Quando Kubrick ci porta finalmente dentro Parris Island, quella prima traccia della loro individualità è già rimasta sul pavimento insieme ai capelli. È il primo piccolo gesto attraverso cui Full Metal Jacket comincia a raccontare la costruzione di un Marine. Prima ancora di insegnargli a combattere, l'esercito comincia a renderlo parte di qualcosa che deve muoversi, apparire e presto pensare come un unico corpo. Appena varcata quella soglia di anonimato, le reclute vengono investite dalla presenza del sergente Hartman. Se la rasatura ha cancellato l'immagine del ragazzo civile, le
parole di Hartman servono a demolirne i resti della coscienza. Kubrick ci introduce al personaggio con una sequenza forse tra le più memorabili nel cinema. Hartman si muove tra le file dei soldati perfettamente immobili e inizia a colpirli con un flusso ininterrotto di insulti, urla e termini degradanti. Non siete neanche fottuti esseri umani! Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda! Qui il linguaggio è una vera e propria arma da guerra. Hartman sta effettuando un'operazione di smontaggio psicologico. Ogni recluta riceve un nuovo nome, spesso offensivo, come accade a Joker o a Palla di Lardo, ed è un passaggio fondamentale. Togliere il nome di battesimo significa recidere l'ultimo legame con la famiglia, con la casa e con la vita precedente. Da quel momento l'unica realtà esistente è quella definita dalla voce del sergente. La regia di Kubrick naturalmente sottolinea questa sottomissione totale attraverso inquadrature che esaltano la verticalità e la forza di Hartman rispetto alla fragilità dei ragazzi. Il sergente occupa lo spazio, lo domina, mentre i soldati devono restare congelati senza poter reagire o distogliere lo sguardo. Hartman usa termini che riducono i ragazzi a esseri inferiori o a oggetti, creando un clima di tensione costante dove l'unica via di scampo per la recluta è conformarsi totalmente a ciò che gli viene richiesto. È una forma di condizionamento brutale. Hartman distrugge l'ego del singolo per ricostruirlo all'interno di una gerarchia dove l'individuo non conta nulla se non come parte della macchina bellica. Il linguaggio violento serve quindi a creare una corazza, a desensibilizzare i ragazzi alla sofferenza propria e altrui. Attraverso le parole del sergente comprendiamo che la deumanizzazione non passa necessariamente solo attraverso la forza fisica, ma anche attraverso una lenta e metodica aggressione verbale che trasforma il pensiero critico in obbedienza assoluta. Una volta svuotata la mente dei ragazzi attraverso la pressione del sergente, Kubrick ci mostra l'istante esatto in cui quel vuoto viene riempito. L'identità civile è ormai un ricordo e l'esercito fornisce alle reclute l'unico oggetto che dovrà definirle da quel momento in avanti, il fucile M14. In una delle scene più cariche di simbolismo di tutta la prima parte, vediamo i soldati nelle loro baracche, in piedi accanto ai letti, mentre stringono l'arma tra le mani. È qui che avviene un vero rito di unione. Hartman costringe ogni ragazzo a dare un nome femminile al proprio fucile e a recitare una preghiera che è, a tutti gli effetti, un giuramento di fedeltà assoluta. Questo è il mio fucile! Ce ne sono tanti come lui, ma questo è il mio! Attraverso questa sorta di liturgia il film descrive il completamento della metamorfosi. Il fucile è una vera e propria estensione del corpo del Marine, la loro unica ragione di vita. Esiste una sovrapposizione totale tra l'uomo e l'arma. Il soldato è vivo solo se il suo fucile è operativo. La regia indugia sulla cura maniacale con cui i ragazzi devono pulire e impugnare l'M14 fino a far diventare quel pezzo d'acciaio e legno l'unico oggetto verso cui a Parris Island possono sviluppare un vero legame. Questa nuova identità è l'unica difesa che resta ai ragazzi contro la follia dell'addestramento. Identificarsi con il proprio fucile significa accettare il proprio ruolo di strumenti di morte. Kubrick mette in scena un matrimonio grottesco fra l'essere umano e la tecnologia bellica, dove l'arma occupa il posto lasciato libero dagli affetti, dai sogni e dalla personalità precedente. L'addestramento poi si sposta sul campo, tra ostacoli, fango e reticolati. In queste sequenze l'enfasi è tutta sulla fatica estrema e sul superamento del dolore. Vediamo i ragazzi arrampicarsi sulle corde, strisciare nella terra e saltare ostacoli mentre le urla di Hartman continuano a piovere su di loro. Questo sforzo fisico costante serve a desensibilizzare il corpo, a portarlo al limite della resistenza per poi ricostruirlo più forte, più veloce, ma soprattutto più obbediente. Ogni esercizio è una prova di volontà. La stanchezza deve sparire davanti alla necessità di eseguire il compito. In questo scenario di sudore e polvere il singolo impara a ignorare i propri bisogni primari per concentrarsi esclusivamente sull'obiettivo. La fatica diventa così un collante, soffrire insieme crea un legame viscerale tra le reclute, un senso di appartenenza che sostituisce le vecchie amicizie civili con la fratellanza d'armi. Tutto questo lavoro di demolizione e ricostruzione trova la sua sintesi perfetta nelle marce collettive. La piazza d'armi di Parris Island si trasforma in un teatro di coreografie geometriche implacabili, dove i movimenti dei singoli si fondono in un'unica volontà superiore.
Guardandoli ora, la massa anonima dell'inizio ha acquisito una struttura d'acciaio. I ragazzi avanzano all'unisono, i loro passi battono sul cemento con un ritmo ipnotico e le loro voci si uniscono in un unico canto cadenzato che satura l'aria. In queste scene la simmetria delle inquadrature esalta la sparizione del singolo a favore dell'organismo collettivo. I soldati corrono, marciano mantenendo una formazione impeccabile, diventando la rappresentazione visiva di un sistema che ha vinto sulla natura umana. La transizione è evidente nel modo in cui ogni ragazzo reagisce agli ordini. La risposta è immediata, priva di esitazioni, quasi un riflesso meccanico. Quella precisione formale è il segno che l'addestramento ha raggiunto il suo scopo. La giacca di metallo, diciamo, è stata forgiata. L'uomo è diventato un'arma pronta per essere spedito nel caos della guerra. Ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Capitolo 2. Palla di lardo, il soldato perfetto. In questo meccanismo di precisione assoluta incontriamo Leonard Lawrence, ribattezzato da Hartman come palla di lardo. Sin da subito appare come una nota stonata, un peso morto che rallenta l'intera macchina. Inizialmente Leonard affronta l'addestramento con una sorta di passività quasi infantile. Davanti alle urla di Hartman o alle prove fisiche, la sua reazione è cercare aiuto sperando che qualcuno si faccia carico delle sue mancanze. Esiste in lui una convinzione profonda, l'idea che i suoi compagni, in quanto parte dello stesso gruppo, continueranno a coprire i suoi errori e a sostenerlo nonostante la sua scarsa applicazione. Leonard sceglie di restare nel suo stato di inadeguatezza, convinto che il legame collettivo sia una rete di salvataggio che gli permetterà di arrivare alla fine senza dover mai cambiare davvero. Questa dinamica di dipendenza si spezza però nel modo più brutale possibile. Il sistema, attraverso la disciplina di Hartman, decide di colpire l'intero plotone per ogni singola mancanza di Leonard. Improvvisamente la rete di protezione su cui il ragazzo faceva affidamento si trasforma in una morsa. Leonard capisce che i suoi compagni hanno smesso di essere il suo scudo e sono diventati i suoi giudici. Il momento del codice rosso rappresenta lo spartiacque psicologico definitivo. Mentre viene colpito nel buio della camerata, Leonard realizza che il gruppo lo ha rigettato con violenza. È in questo istante di dolore e tradimento che avviene la sua vera terribile trasformazione fisica e mentale. Scompare la pigrizia e scompare la ricerca di aiuto. Al loro posto nasce una determinazione cupa e assoluta. Leonard inizia a modellare se stesso secondo l'unico linguaggio che ha imparato, quello della forza e della distruzione. Inizia ad applicarsi con una precisione maniacale, soprattutto nel tiro al bersaglio, diventando proprio quel soldato perfetto e spietato che Hartman desiderava, ma con un'oscurità interiore che il sistema non saprà più controllare. Esiste un istante preciso in cui capiamo proprio che il vecchio Leonard è scomparso per sempre, lasciando il posto a qualcosa di nuovo e profondamente inquietante. È il momento in cui sul volto dell'attore Vincent D'Onofrio appare quello che spesso viene definito lo sguardo kubrickiano. La testa è leggermente inclinata in avanti, il mento abbassato verso il petto, mentre gli occhi guardano verso l'alto, fissi sull'interlocutore o sul vuoto. Questo dettaglio visivo comunica una rottura psichica totale. Attraverso questa scelta di regia avvertiamo che Leonard ha finalmente abbracciato la follia necessaria per diventare il killer perfetto. La sua espressione è un misto di devozione religiosa verso l'arma e anche di odio puro verso il mondo che lo ha circondato. In quegli occhi non leggiamo più il dolore per il tradimento subito dai compagni, ma una sorta di illuminazione sinistra. Leonard ha trovato il suo scopo. Quello sguardo trasforma il personaggio in una presenza aliena all'interno della caserma. Se prima era un elemento di disturbo per la sua goffaggine, ora lo è per la sua intensità. Leonard è diventato l'incarnazione della Full Metal Jacket. È solido, lucido e letale. Lo sguardo kubrickiano ci dice che l'addestramento ha creato un mostro di efficienza, un essere che ha smesso di provare empatia e che ora vede la realtà solo attraverso il mirino di un fucile. Arrivati a questo punto ho già detto più volte l'espressione Full Metal Jacket o giacca di metallo, una traduzione un po' meccanica. Ma che cosa vuol dire? Sebbene possa sembrare una definizione puramente tecnica, il suo significato nasconde l'essenza stessa di tutta la storia. In termini militari, il termine indica un tipo di proiettile composto da un nucleo di piombo morbido completamente rivestito da un guscio di metallo più duro, solitamente rame o acciaio. Questa corazza esterna serve a rendere il proiettile più stabile, capace di viaggiare a velocità altissime e di penetrare i bersagli senza deformarsi o frammentarsi all'impatto.
Questa immagine è la metafora perfetta di ciò che avviene a Parris Island. I ragazzi che abbiamo visto arrivare con i loro capelli e le loro fragilità sono il piombo morbido, esseri umani vulnerabili, mutevoli, pieni di emozioni e dubbi. L'addestramento di Hartman agisce come la fusione di quel guscio metallico. Il sistema avvolge la personalità dei ragazzi con una corazza di disciplina, violenza e obbedienza assoluta, rendendoli pronti a colpire l'obiettivo senza lasciarsi scalfire da ciò che incontrano. Il soldato perfetto è proprio questo, un individuo la cui sensibilità è stata sigillata sotto uno strato di metallo impenetrabile. Tuttavia, attraverso il destino di Leonard scopriamo il lato oscuro di questa trasformazione. Una volta che il proiettile è stato forgiato e incamiciato, la sua unica funzione è essere sparato. La giacca di metallo protegge il soldato dal dubbio morale, ma allo stesso tempo lo condanna a diventare un oggetto a senso unico, privo di ogni possibilità di tornare alla sua forma originale. Leonard è il primo proiettile che il sistema completa, ma è anche il primo che esplode all'interno della camera di scoppio, dimostrando che una volta creata un'arma di tale durezza, il controllo su di essa diventa un'illusione molto pericolosa. Tutto esplode nel silenzio bianco e asettico del bagno della caserma. Questa sequenza rappresenta il cortocircuito definitivo del sistema. L'arma perfetta creata da Hartman si attiva, ma lo fa nella direzione sbagliata. Kubrick sceglie di ambientare l'epilogo dell'addestramento in un luogo che dovrebbe essere privato e sicuro, ma lo rende invece un palcoscenico di morte illuminato da una luce fredda e spettrale. Quando Joker trova Leonard seduto sul water mentre carica il fucile con proiettili veri, avvertiamo subito che ogni legame con la realtà precedente è svanito. Leonard non sta più recitando una parte, lui è diventato il suo fucile. Il rito è giunto a compimento nel modo più estremo. Il suo sguardo è quello di chi ha finalmente trovato una pace terrificante nella propria follia. L'arrivo di Hartman sigilla il destino di entrambi. Il sergente prova a usare ancora una volta l'arma del linguaggio, cercando di ripristinare l'ordine attraverso gli insulti e le autorità, ma quelle parole ora rimbalzano contro la corazza metallica che lui stesso ha contribuito a forgiare. Per la prima volta Hartman perde il controllo della situazione. Leonard è un proiettile già partito. Lo sparo che uccide il sergente e il successivo suicidio di Leonard sono l'esito logico di un processo che non prevede via d'uscita. Il sistema ha vinto perché ha creato un Marine capace di uccidere, ma allo stesso tempo ha perso perché non ha saputo gestire la direzione di quella violenza. Il sangue di Leonard che imbratta le piastrelle bianche è il punto finale del primo atto. L'addestramento è finito, l'arma è carica e ora non resta che vedere che cosa accadrà quando questa stessa logica verrà applicata sul campo di battaglia in Vietnam. Capitolo 3. Dal soldato al killer, la dualità di Joker. Dopo la tensione claustrofobica del bagno di Parris Island, l'arrivo in Vietnam genera un senso di profondo spiazzamento. Improvvisamente i colori cambiano, gli spazi si aprono e il ritmo viene scandito dalle note rock di These Boots Are Made for Walking. Questa rottura narrativa è così netta da dare la sensazione che inizi un secondo film completamente slegato dal primo. Eppure questa scelta è fondamentale per comprendere la visione complessiva dell'opera. Il salto temporale e geografico serve a mostrarci il prodotto finito nel suo ambiente naturale. Se la prima parte è stata un lungo e metodico esperimento di laboratorio per isolare l'essenza del soldato, la seconda parte è il test sul campo. Il film sembra ricominciare perché deve cambiare il punto di osservazione. Passiamo dal microcosmo ordinato e geometrico della caserma al caos imprevedibile e sporco della realtà bellica. Questa struttura a due blocchi serve a creare un contrasto tra la teoria e la pratica. Tutto quello che abbiamo visto a Parris Island, la deumanizzazione, il linguaggio violento, l'unione simbiotica con il fucile, viene ora messo alla prova. Vediamo i ragazzi, ormai Marines, muoversi in un mondo dove non ci sono più le caserme a contenere la loro natura. Il film ricomincia perché solo attraverso questa nuova prospettiva possiamo capire se la loro Full Metal Jacket, forgiata con tanto sudore, sia capace di resistere all'attrito della giungla e delle città distrutte. Sebbene il Vietnam sembri un mondo nuovo, la seconda parte del film funziona come un riflesso costante e deformato della prima.
Esiste una simmetria che lega ogni istante della guerra alle settimane passate a Parris Island. Sia durante l'addestramento che in Vietnam la logica sottostante rimane la stessa, la sopravvivenza attraverso la distruzione. Le due metà si specchiano attraverso i gesti e le situazioni. I canti ritmati delle marce di addestramento si trasformano ora nei dialoghi cinici dei soldati al fronte. La cura ossessiva per il fucile M14 trova la sua applicazione pratica nel fuoco costante contro un nemico spesso invisibile. Kubrick costruisce un parallelismo dove la caserma rappresenta il progetto e il Vietnam rappresenta l'esecuzione. Ogni azione che vediamo compiere i Marines tra le rovine di Hue ha le sue radici psicologiche piantate nel fango di Parris Island. Questo rispecchiamento serve anche a ricordarci che la guerra non è tanto un evento isolato, ma il risultato inevitabile di una preparazione specifica. Il film ci costringe a guardare la seconda parte attraverso la lente della prima. Ogni volta che un soldato agisce con freddezza o crudeltà, la nostra mente torna alle urla di Hartman. La struttura a specchio rivela che il Vietnam è semplicemente la camera di risonanza dove gli insegnamenti dell'addestramento vengono amplificati fino a diventare realtà. Senza la prima parte la guerra sarebbe stata soltanto caotica, senza la seconda l'addestramento sarebbe stato soltanto un rito privo di scopo. Sebbene Leonard sembri uscire di scena alla fine del primo atto, la sua ombra si allunga su tutto il resto del film. La sua parabola rappresenta il prototipo del cambiamento che attende ogni Marine. Leonard è stato il primo a essere spezzato e ricostruito, il primo a dover accogliere la follia per poter sopravvivere psicologicamente a un ambiente insostenibile. Il legame tra Joker e Palla di Lardo è profondo. Joker è stato l'istruttore di Leonard, colui che ha cercato di aiutarlo e che alla fine lo ha colpito nel buio insieme agli altri. Attraverso Leonard, Joker ha visto da vicino cosa significa perdere l'umanità per diventare uno strumento di morte. Quando Joker arriva al fronte, porta con sé comunque questa consapevolezza. Il percorso di Palla di Lardo è stato accelerato e violento, mentre quello di Joker è lento e ragionato, ma la destinazione rimane la stessa. In questo senso Palla di Lardo funge da specchio premonitore. La sua trasformazione nel soldato perfetto che uccide il suo creatore è lo stadio finale. Joker osserva il mondo attraverso l'ironia e anche il distacco del giornalista, cerca di resistere a questo processo, ma il fantasma di Leonard gli ricorda costantemente che nessuno può restare pulito. Il suo sacrificio ha già tracciato il solco. La guerra richiede che l'individuo muoia per lasciare spazio al killer e Joker non potrà sottrarsi a questa legge universale del sistema. In Vietnam, ciò che a Parris Island sembrava una folle recita teatrale orchestrata dal sergente rivela la sua utilità tecnica. Ogni riflesso e ogni movimento coordinato e ogni risposta automatica che i ragazzi hanno acquisito sotto le urla del sergente diventa ora l'unica barriera tra la vita e la morte. L'addestramento era finalizzato a generare automi capaci di reagire al pericolo prima ancora di averlo razionalizzato. Vediamo questa applicazione pratica nel modo in cui il plotone si muove tra le rovine di Hue. Nonostante la paura, i Marines applicano le geometrie imparate in caserma, coprono gli angoli, avanzano a sbalzi, mantengono le distanze. Il loro lavaggio del cervello serve ora a non bloccarsi davanti alla vista del sangue o della distruzione. La capacità di vedere l'altro come un semplice bersaglio insegnata attraverso il rito del fucile M14 è ciò che permette loro di premere il grilletto senza esitazione. In questo passaggio dalla teoria alla pratica scompare ogni residuo di patriottismo o di idealismo. I ragazzi non combattono per una causa politica, ma per l'applicazione di un metodo. La guerra reale diventa la messa in scena di quegli esercizi ripetuti ossessivamente nel fango. L'addestramento ha così raggiunto il suo scopo, ha trasformato la paura umana in efficienza meccanica, rendendo l'atto di uccidere naturale quanto una marcia collettiva sulla piazza d'armi. Joker entra in Vietnam con un ruolo particolare, è un corrispondente di guerra per la rivista Stars and Stripes. Questa posizione gli conferisce un distacco unico rispetto ai suoi compagni. Mentre gli altri sono immersi totalmente nell'azione, Joker osserva la realtà attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica o la punta della sua penna. È per definizione un osservatore. Il suo compito è tradurre l'orrore in parole e immagini, cercando di mantenere un'oggettività che lo separi dal massacro. Tuttavia, Kubrick ci mostra come questa neutralità sia solo un'illusione. Joker indossa la divisa, porta il fucile, nonostante
il suo spirito critico rimane un Marine. Il suo ruolo di giornalista è il tentativo disperato di conservare un briciolo di individualità, di essere nel conflitto senza essere del conflitto. È il testimone che crede di poter raccontare la follia rimanendone immune, ma la guerra non permette spettatori. Questa dualità crea una tensione costante. Joker scherza, usa l'ironia per distanziarsi dagli orrori che vede, ma ogni suo resoconto è comunque parte della propaganda militare. Non è solo uno che guarda, è un ingranaggio che deve dare una forma narrativa alla violenza. Più si addentra nel cuore della battaglia di Hue, più il confine tra il giornalista che documenta e il soldato che uccide si assottiglia fino a scomparire del tutto. Joker scopre che in Vietnam non puoi limitarti a guardare l'abisso senza che l'abisso inizi a guardare dentro di te, trasformandoti da testimone in protagonista della distruzione. Questa sull'abisso è una citazione di Nietzsche che avevamo già approfondito nel mio video analisi su Men in Black un paio di settimane fa. Alla fine torna sempre tutto. In Vietnam Joker si muove in un mondo dove la realtà del fango e del sangue convive costantemente con la sua versione filtrata e artificiale. Kubrick inserisce momenti metacinematografici potenti, come quando i Marines vengono intervistati da una troupe televisiva durante la battaglia. In quegli istanti i soldati smettono di combattere per recitare la parte dei liberatori o degli eroi, ripetendo slogan che sembrano usciti da un copione già scritto. Questo contrasto evidenzia la distanza incolmabile tra l'orrore vissuto sul campo e il modo in cui esso viene confezionato per l'opinione pubblica. Joker, come giornalista, è il primo a manipolare questa narrazione, cercando titoli accattivanti per storie che in realtà parlano soltanto di morte casuale. La guerra reale è silenziosa, sporca e anche priva di logica. La guerra raccontata deve invece avere un senso, un nemico chiaramente identificabile e una missione immorale. Questa tensione costante ci suggerisce che la verità del conflitto sia impossibile da trasmettere integralmente. Attraverso la cinepresa di Kubrick vediamo come la narrazione diventi un'altra forma di Full Metal Jacket, una corazza verbale e visiva che serve a proteggere chi guarda da casa dalla brutalità nuda e cruda, trasformando un massacro in un prodotto di consumo o in un atto di propaganda. Non possiamo non analizzare l'elemento visivo che più di ogni altro incarna la filosofia dell'intero film e la complessità del suo protagonista. Il contrasto stridente tra la scritta Born to Kill sul suo elmetto e la spilla della pace appuntata sul petto. È la rappresentazione plastica della scissione interna di Joker. Da una parte c'è il Marine, il prodotto finito di Paris Island, che dichiara al mondo di essere nato per uccidere. È la sua funzione, il suo scopo all'interno della macchina bellica, l'eredità lasciatagli da Hartman. Dall'altra parte però c'è l'individuo che cerca ancora di aggrapparsi a un ideale, a una morale, a un desiderio di umanità rappresentato da quel piccolo cerchio di metallo che invoca la pace. Questi due simboli non si annullano a vicenda, ma convivono in modo costante e doloroso. Metterli insieme significa esibire il paradosso di un uomo che è stato addestrato per essere un assassino, ma che non ha ancora accettato del tutto di rinunciare alla propria coscienza. Joker cammina nel fango del Vietnam portando su di sé questa contraddizione, mostrandosi come un soldato che non riesce a essere né un puro killer senza anima né un pacifista coerente. Proprio questo paradosso attira l'attenzione di un alto ufficiale che chiede a Joker il senso di quella contraddizione. La risposta del soldato è fulminante e racchiude il cuore filosofico della pellicola. Io volevo soltanto fare riferimento alla dualità dell'essere umano, signore. A cosa? L'ambiguità dell'uomo, una teoria junghiana, signore. Joker parla della dualità dell'uomo e cita esplicitamente Carl Jung. Invocando il concetto junghiano, Joker afferma che l'essere umano non è un'entità monolitica, ma un insieme di spinte opposte. C'è una parte luminosa, razionale e civile, quindi la spilla della pace, e anche un'ombra profonda, violenta e istintiva, la scritta Born to Kill. In una situazione estrema come la guerra, queste due componenti smettono di essere in equilibrio e iniziano a lottare apertamente per il controllo dell'individuo. Citando Jung, Joker dimostra anche la sua superiorità intellettuale rispetto al contesto brutale in cui si trova, ma allo stesso tempo rivela una tragica consapevolezza. Lui sa di essere scisso, non sta fingendo, sta onestamente mostrando le due facce della sua anima. La guerra per Kubrick è il catalizzatore che fa emergere l'ombra, costringendo la parte pacifista dell'uomo a guardare in faccia il killer che dorme dentro di lui. Joker usa la filosofia come scudo ironico, ma la verità è che quella dualità lo sta lacerando. È un intellettuale che deve imparare a uccidere per non morire. Sia la ricerca della prima uccisione che il progressivo assorbimento di Joker nella guerra segnano
sono il punto di non ritorno. In Vietnam tra i soldati esiste un macabro rito di passaggio, la prima volta. Finché non hai ucciso sei ancora in qualche modo legato alla tua vita precedente, sei un osservatore che non ha ancora varcato la soglia definitiva. Joker, nonostante la sua ironia e la sua citazione di Jung, sente la pressione di questo vuoto. Mentre si addentra nel cuore della battaglia, il suo distacco da giornalista inizia a sgretolarsi. Non è più sufficiente raccontare la guerra o fotografarla. La realtà del combattimento lo trascina in un vortice dove la sopravvivenza non ammette filosofia. Ogni scontro, ogni compagno che cade, ogni proiettile che fischia vicino alla sua testa agisce come un acido che corrode la sua resistenza morale. Quell'equilibrio precario tra la spilla della pace e la scritta sull'elmetto inizia a pendere pericolosamente verso la morte. L'assorbimento di Joker è quindi lento ma inesorabile. Lo vediamo nei suoi occhi, che perdono la scintilla sarcastica delle prime scene per assumere quella fissità vitrea che avevamo già visto in Leonard. Il sistema non ha bisogno di un intellettuale che parli di dualità, ha bisogno di un killer che agisca. La guerra si rivela essere una forza gravitazionale a cui nessuno può sfuggire. Joker sta cessando di essere il narratore della storia per diventare il proiettile finale, pronto a essere esploso nel momento culminante del film. Capitolo 4. Come ha fatto Kubrick a farci sentire in guerra. Se c'è una cosa che rende il cinema di Stanley Kubrick immediatamente riconoscibile e profondamente disturbante è la sua ossessione per la geometria dello spazio. In Full Metal Jacket la regia ci costringe a esperire la guerra attraverso una struttura visiva implacabile. La simmetria è il linguaggio con cui il regista descrive il tentativo umano di imporre un ordine razionale sul caos assoluto della violenza. L'uso della prospettiva centrale trasforma ogni inquadratura in una trappola. Che si tratti dei corridoi infiniti della caserma o delle strade sventrate di Hue, l'occhio dello spettatore viene costantemente spinto verso un unico punto di fuga, spesso occupato da una minaccia o da un'autorità schiacciante. Questa precisione millimetrica crea una sensazione di inevitabilità. Nel mondo di Kubrick non c'è spazio per l'imprevisto o per la libertà individuale. Tutto è già tracciato, ogni movimento è calcolato e noi siamo prigionieri di una prospettiva che non lascia via d'uscita, rendendo l'esperienza della guerra un esercizio di claustrofobia anche negli spazi aperti. L'architettura stessa di Parris Island diventa il primo strumento di condizionamento psicologico. Ogni inquadratura della caserma è costruita su linee rette, angoli retti e una disposizione millimetrica dei corpi, i letti perfettamente allineati, le piastrelle lucide del bagno e i soldati disposti in file identiche trasformano lo spazio in un diagramma di potere. In questo ambiente la simmetria assoluta serve a cancellare l'individuo a favore della massa. La macchina da presa di Kubrick resta spesso fissa e frontale, enfatizzando la rigidità di un sistema che vuole trasformare esseri umani in oggetti intercambiabili. Ogni elemento visivo, dalle divise piegate con precisione ai fucili tenuti alla stessa angolazione, comunica un senso di disciplina totale. Questo ordine geometrico è il linguaggio visivo dell'autorità. È una struttura che toglie il respiro perché non permette alcuna deviazione. La bellezza formale delle inquadrature nasconde una violenza profonda, quella di un mondo dove la perfezione estetica è sinonimo di totale sottomissione. Parris Island è una gabbia di linee pulite dove l'essere umano viene squadrato e levigato fino a diventare parte integrante dell'arredamento militare. Quando l'azione si sposta a Hue, quella perfezione geometrica esplode in un labirinto di detriti e fumo. Se la caserma era il regno della linea retta, il Vietnam è il regno della linea spezzata. Le inquadrature si riempiono di diagonali aggressivi, palazzi sventrati e ostacoli improvvisi che distruggono ogni punto di riferimento spaziale. In questo scenario la struttura ordinata dell'addestramento lascia il posto a una città fantasma dove ogni angolo nasconde un'insidia. Kubrick rende il campo di battaglia un labirinto visivo dove i soldati sembrano rimpiccioliti e vulnerabili. Il senso di controllo totale svanisce. Le rovine creano una giungla di cemento che disorienta sia i protagonisti che lo spettatore. La macchina da presa ora deve farsi strada tra le macerie, seguendo i movimenti incerti del plotone. Il disastro a Hue è l'esatto opposto della geometria di Parris Island. È lo spazio dove la teoria del sergente Hartman deve fare i conti con la realtà di un ambiente imprevedibile e ostile. È il collasso della forma, il momento in cui l'ordine scompare e rimane solo la lotta disperata per ritrovare l'uscita in un mondo che ha perso ogni simmetria. I movimenti di macchina di Full Metal Jacket sono il motore che ci trascina fisicamente nel fango.
Kubrick utilizza carrellate fluide e incessanti, spesso seguendo i soldati di spalle o lateralmente, creando così un senso di inseguimento costante. Da spettatori diventiamo l'ultimo uomo del plotone, costretti a mantenere il passo dei Marines mentre avanzano verso l'ignoto. Queste inquadrature dinamiche eliminano la distanza di sicurezza tra noi e lo schermo. Quando la macchina da presa corre tra le rovine di Hue, cattura l'ansia del soldato che deve guardarsi da ogni finestra sventrata. Il movimento è ipnotico ma spietato. Non ci sono tagli frenetici o montaggi caotici, ma una visione chiara e continua che rende l'orrore ancora più reale e inevitabile. L'incredibile capacità del regista di controllare ogni dettaglio si manifesta nella decisione di ricostruire il Vietnam interamente in Inghilterra, precisamente in una vecchia fabbrica di gas a Beckton, nella periferia di Londra. Questa scelta ha permesso al regista di avere un dominio totale sul set, trasformando un'area industriale dismessa in una rappresentazione astratta e spettrale di Hue. Naturalmente non si tratta di una ricostruzione realistica in senso classico, ma di una creazione scenografica che enfatizza l'aspetto alieno e desolato della guerra. Kubrick fece importare centinaia di palme vere dalla Spagna e fece demolire accuratamente gli edifici industriali per simulare i danni dei bombardamenti, ottenendo un paesaggio che sembra uscito da un incubo. La luce grigia e metallica del cielo inglese contribuisce poi a dare al film quel tono freddo e distaccato, lontano dall'esotismo lussureggiante di altre pellicole sul Vietnam. Questa Londra vietnamita diventa uno spazio mentale più che geografico. La sensazione di straniamento che proviamo guardando le scene di combattimento deriva proprio da questa natura artificiale. È un Vietnam ricostruito con una precisione chirurgica dove ogni detrito è posizionato per massimizzare l'impatto visivo e psicologico. È la prova definitiva che per Kubrick la verità del cinema non risiede tanto nel luogo reale quanto nella potenza della messa in scena. La colonna sonora poi di Full Metal Jacket è un elemento di contrasto brutale quanto la spilla di pace sull'elmetto di Joker. Kubrick utilizza brani iconici della cultura pop degli anni 60 per creare un cortocircuito emotivo costante. Accompagnano scene di violenza o di alienazione, sottolineando l'assurdità della situazione. La musica pop agisce come un'ancora con il mondo civile, un mondo che ormai sembra lontanissimo e quasi anche ridicolo rispetto all'orrore del fronte. Questo contrasto genera un'ironia amara. I soldati marciano e muoiono mentre risuonano ritmi nati per il divertimento e la spensieratezza dei giovani americani. A questo si contrappone la partitura originale composta da Abigail Mead, pseudonimo di Vivian Kubrick, la figlia del regista. E aggiungo, è una delle mie colonne sonore preferite, specialmente il brano Ruins. Qui non c'è melodia, ma solo suoni cupi, industriali e sintetizzati che sembrano provenire dalle viscere della terra o dalla mente lacerata dei soldati. Mentre i brani pop rappresentano la superficie e la cultura che i Marines si portano dietro, la colonna sonora originale descrive il rumore interiore dei soldati, un suono freddo, metallico e inquietante che ci ricorda costantemente che sotto il ritmo del rock and roll pulsa solo il battito della morte. Parliamo poi del cambiamento visivo tra le due metà del film. È un vero e proprio shock cromatico che sottolinea la trasformazione dei protagonisti. Nella prima parte a Paris Island domina un bianco clinico e asettico come le sue strutture. La caserma è illuminata da una luce piatta, fredda e diffusa che non lascia spazio alle ombre. È l'estetica dell'ospedale o del laboratorio, un luogo dove i soldati vengono operati chirurgicamente per rimuovere la loro umanità e inserire la logica militare. Questo bianco riflette la pulizia ossessiva e l'ordine imposto da Hartman, ma è una luce che non scalda, anzi isola i corpi in uno spazio senza tempo. Quando atterriamo in Vietnam, la tavolozza vira bruscamente verso i toni cupi del blu, del grigio e dell'arancio. La luce naturale svanisce, sostituita dai fumi degli incendi e da un cielo perennemente plumbeo. Il blu metallico delle ombre comunica un senso di morte e alienazione, mentre l'arancio delle fiamme che divorano Hue diventa l'unico colore caldo, ma è un calore distruttivo. Mentre a Paris Island tutto era visibile, sotto controllo, in Vietnam regna il chiaroscuro. I volti dei soldati sono spesso tagliati da ombre profonde, nascondendo le loro espressioni e rendendoli simili a spettri. Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. La presenza di Topolino in un film di guerra così brutale è uno dei tocchi di ironia più geniali di Kubrick. È un simbolo potente della perdita dell'innocenza e della colonizzazione culturale americana. Topolino appare per la prima volta in una delle stanze del giornale Stars and Stripes, ma il richiamo più celebre esploderà poi solo nel finale. Dopo lo scontro con il cecchino, mentre la città di Hue brucia
sullo sfondo i Marines marciano cantando in coro la sigla del Mickey Mouse Club. Quegli uomini, trasformati in macchine da guerra assassine, tornano a regredire a una dimensione infantile, quasi rassicurante, cantando una marcetta che ogni bambino americano conosce a memoria. Questo accostamento tra l'icona suprema dell'intrattenimento infantile e le macerie fumanti del Vietnam crea un senso di alienazione totale. Topolino diventa il fantasma di una casa lontana, un'identità culturale che i soldati usano come scudo psicologico per non impazzire di fronte a ciò che hanno appena fatto. Il contrasto tra la violenza estrema e la canzoncina della Disney è il modo in cui Kubrick ci sbatte in faccia l'assurdità di una guerra combattuta da ragazzini che hanno scambiato i cartoni animati con fucili d'assalto. In Full Metal Jacket il fuoco poi è un simbolo molto importante, non è solo una conseguenza dei combattimenti, ma una presenza scenica costante che trasforma il Vietnam in una visione infernale. Se la prima parte a Parris Island era caratterizzata dalla freddezza del metallo, la seconda è letteralmente divorata dalle fiamme. Il fuoco agisce come un agente purificatore e distruttivo allo stesso tempo. Kubrick lo usa per illuminare i volti dei soldati durante i combattimenti notturni, creando contrasti violentissimi che annullano ogni traccia di umanità nei loro lineamenti. Emblematico è poi il finale. La marcia dei Marines avviene davanti a un orizzonte di rovine incendiate che emettono una luce arancione quasi malata. In questo contesto il fuoco simboleggia la fine della civiltà e il trionfo del caos. È l'elemento che cancella le tracce del passato, come i palazzi o più in generale la storia di Hue, per lasciare spazio solo alla sagoma nera dei soldati che avanzano. Parliamo poi del contrasto tra il Natale e il Tet, cioè il Capodanno vietnamita. È il perno temporale su cui Kubrick fa ruotare il fallimento dell'illusione americana. La scena del discorso di Natale del sergente Hartman è intrisa di veramente un'ironia molto feroce. I soldati sono costretti a celebrare la nascita di Cristo all'interno di una struttura che insegna loro solo a dare la morte. La religione viene piegata alla logica militare, trasformando una festività di pace in un grottesco rituale di appartenenza al corpo dei Marines. A questa celebrazione forzata e ordinata risponde nella seconda metà del film l'offensiva del Tet. Il Capodanno vietnamita, momento sacro di festa e tregua, diventa il palcoscenico di un attacco improvviso e brutale che rompe ogni schema. Mentre gli americani celebrano la loro cultura e le loro tradizioni, la realtà del Vietnam esplode con una violenza che non rispetta alcun calendario occidentale. Questo parallelismo evidenzia l'incapacità dei protagonisti di comprendere il mondo in cui sono stati proiettati. Il Natale di Parris Island è una messa in scena di potere, il Tet di Hue è la realtà cruda di una guerra che non fa sconti. Kubrick usa queste due date per sottolineare che, mentre i Marines sono intrappolati nei loro simboli, il nemico agisce seguendo un tempo e una logica che a loro sfuggono completamente. A tal proposito, le preghiere in Full Metal Jacket rappresentano la definitiva sottomissione della spiritualità alla violenza. Il momento più emblematico è la preghiera del fucile di cui parlavamo poco fa. Una preghiera che i soldati devono urlare a letto stringendo la propria arma come se fosse una divinità o una compagna. Qui il fucile sostituisce Dio, diventando l'unico oggetto di fede, l'unico strumento di salvezza e l'unica ragione di vita. Questa sacralizzazione della morte continua con le preghiere recitate durante l'addestramento, dove il sergente Hartman mescola riferimenti religiosi e insulti, svuotando le parole sacre dal loro significato originale per trasformarle in ordini militari. La fede non serve dunque a elevare l'uomo, ma a renderlo un esecutore più efficiente. Il contrasto esplode a Hue. Lì non ci sono più canti corali o preghiere coordinate, il sacro riappare solo come un grido disperato nel fango. La religione, che nella prima parte era una struttura rigida usata per inquadrare le reclute, nella seconda parte svanisce completamente lasciando i soldati soli davanti alla propria mortalità senza più nessun credo a cui aggrapparsi se non quello della sopravvivenza immediata. Un altro dettaglio interessante è il parallelismo tra Palla di Lardo e la Cecchina, due figure apparentemente distanti che in realtà sono due facce della stessa medaglia. Entrambi vengono presentati come soggetti deboli o comunque sottovalutati dal sistema, uno per la sua fragilità psicologica e fisica, l'altra per il suo essere una giovane donna in un mondo di uomini in armi, ma entrambi finiscono per dominare la scena attraverso una precisione balistica letale. Kubrick costruisce per loro due ambienti speculari. Leonard trova la sua dimensione finale nel bianco asettico delle latrine,
un luogo di isolamento dove la sua follia esplode, mentre la cecchina agisce nel vuoto spettrale di un edificio diroccato, isolata dal resto del mondo ma capace di tenere in scacco un intero plotone. Joker funge da unico ponte tra queste due realtà. Se nella prima parte del film assiste impotente alla trasformazione di Leonard in una macchina di morte, nella seconda parte si ritrova a chiudere quel cerchio di fronte a un nemico che possiede la stessa determinazione e lo stesso sguardo vitreo. Questa struttura narrativa serve a dimostrare che la guerra e l'addestramento non creano eroi, ma solo terminali di violenza perfettamente efficienti. La cecchina è a tutti gli effetti la versione vietnamita della creatura che il sistema americano ha cercato di produrre con Palla di Lardo, un essere umano svuotato di tutto tranne che della capacità di colpire un bersaglio. In questo gioco di specchi Kubrick annulla le differenze ideologiche per mostrarci la nuda realtà di due individui distrutti e ricostruiti dal conflitto. Torniamo un attimo al simbolo della pace. Come dicevamo, per tutta la durata della guerra Joker esibisce quella spilla accanto alla scritta Born to Kill, ma nel finale, quando Joker si trova costretto a premere quel grilletto, quel simbolo perde ogni significato. Nelle inquadrature finali il simbolo della pace sembra svanire, inghiottito dalle ombre e dal fuoco. La sua dualità muore lì, lasciando spazio solo al soldato. Per riassumere, è come se il film fosse una sorta di nastro di Mebius. I soldati scappano dall'inferno di Paris Island solo per ritrovarsi in un inferno identico, ma più vasto e reale. Ogni lezione appresa nella prima parte viene applicata nella seconda, ma svuotata di ogni patriottismo e ridotta a puro istinto di sopravvivenza, dimostrando che l'addestramento era solo un'introduzione metodica alla morte. Capitolo 6. Il finale spiegato. La scelta di Kubrick di rivelare che il letale cecchino che ha decimato la squadra è in realtà una giovanissima ragazza vietnamita è uno dei colpi di scena più potenti del cinema bellico. Fino a quel momento i soldati, e noi con loro, abbiamo percepito il nemico come un'entità astratta, invisibile, quasi sovrannaturale. Scoprire che dietro tanta morte c'è una figura che incarna la vulnerabilità estrema, una giovane donna che prega mentre muore, frantuma ogni retorica eroica. Ricollegandoci al parallelismo che abbiamo fatto con Palla di Lardo, la ragazza è la prova vivente che la guerra non ha genere, ha solo efficacia. Mettere Joker di fronte a lei significa costringerla a guardare negli occhi la purezza del conflitto. Non c'è gloria nell'ucciderla, c'è solo la brutale necessità di chiudere un ciclo. Lei rappresenta la resistenza nuda e cruda, quella che l'addestramento americano non aveva previsto, la determinazione di chi difende la propria terra contro chi invece è stato programmato per invaderla. Quando Joker si ritrova davanti alla ragazza ferita che sussurra una preghiera di morte, la sua decisione di finirla è il momento in cui la sua maschera di intellettuale cinico crolla. Non la uccide per odio e nemmeno per una pura pietà cristiana, lo fa perché è l'unico modo per porre fine all'orrore insopportabile di quello specchio che lo sta fissando. Fino a quel momento Joker aveva usato l'ironia e la sua posizione di giornalista per restare pulito, ma quel colpo di grazia rappresenta la sua prima vera uccisione, quella che non può essere attribuita al disordine della battaglia o a un ordine superiore. È una scelta individuale. Nel momento in cui preme il grilletto, Joker accetta finalmente il suo ruolo nella macchina bellica. È la perdita dell'innocenza. Non è più l'osservatore che cita Jung, ma un assassino che ha completato il suo rito di passaggio. In quegli occhi che si spengono, Joker vede morire anche l'ultima parte di sé che credeva di poter restare umana. Le parole finali di Joker: Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì. Ma sono vivo. E non ho più paura. Segnano la sua metamorfosi. Mentre marciano tra le rovine fumanti cantando la Mickey Mouse March, Joker ci comunica che il suo distacco critico è svanito. Non ha più paura perché non ha più nulla da difendere. La sua coscienza è stata ormai livellata. Joker ora è un'arma completa. Il suo guscio è impenetrabile, la sua sensibilità è isolata all'interno. La marcia finale non è una celebrazione, ma la parata di uomini che hanno accettato la propria funzione di oggetti letali. Sono vivi, sì, ma come proiettili pronti a essere sparati di nuovo. E mentre scorrono i titoli di coda sulle note di Paint It Black, il messaggio è chiaro.
tutto è stato dipinto di nero, non c'è più spazio per i colori della pace o del dubbio. La guerra ha vinto perché ha trasformato l'individuo in un ingranaggio perfetto, freddo e lucido. Il finale di Full Metal Jacket non si chiude con un inno patriottico o una musica funebre, ma con appunto questo coro surreale della Mickey Mouse March. Mentre i soldati marciano nell'oscurità di un UE in fiamme, le loro voci intonano la sigla del club di Topolino, creando un contrasto che forse è l'immagine più allucinante dell'intero film. Questa scelta di Kubrick rappresenta il compimento ultimo della regressione infantile. L'addestramento ha distrutto l'uomo adulto e al suo posto ha lasciato un bambino armato, capace di uccidere senza più il peso della coscienza. Quei soldati ormai diventati dei proiettili umani si rifugiano nel rassicurante ricordo della loro cultura pop per sopportare l'orrore che hanno appena compiuto e subito. Non c'è eroismo, non c'è gloria, c'è solo una marcia meccanica di individui svuotati che tornano alle origini, rendendo il Vietnam un grottesco parco giochi di morte. Kubrick ci sbatte in faccia questa dissonanza per lasciarci addosso proprio un senso di profondo disagio. La guerra non ha reso questi uomini dei giganti, li ha rimpiccioliti fino a renderli sagome che cantano una canzoncina per bambini mentre il mondo brucia intorno a loro. Bene amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Se siete arrivati fino a qui, naturalmente io vi ringrazio e vi invito a farmelo sapere mettendo l'emoticon dell'elmetto. Prima di chiudere il video vi chiedo di sostenermi iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un like, e se volete scoprire quale sarà il prossimo film che analizzeremo insieme attivate le notifiche per non perdervi il prossimo appuntamento sempre qui su Cinecinzia.